Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Yeah, I can say that. So this morning we are really glad to be here. Siamo veramente felici di essere qui oggi. We had 10 years ago, and it's good to be back with the family this time, with all the little kids. Eravamo qui 10 anni fa, ma questa volta siamo tornati con la famiglia, con 2 bambini. And I guess at this point you might get, those of you who speak both English and Italian, you get 2 sermons for the price of one. He's going to be better than mine. Io predicherò in inglese, tradurremo, ma il mio sermone sarà migliore del suo. I would like to ask Victoria if you can read 2 Corinthians chapter 2, verses 14 and 16. Sì, leggeremo dalla seconda lettera ai Corinzi, dal capitolo 2. Io leggerò dal versetto 14 fino al versetto 14 al versetto 16. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Second Corinthians, chapter 2, verse 14 to 16. Grazie a Dio, siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sicuramente queste cose? What is your favorite smell? Qual è il tuo odore preferito? Is it the smell, the perfume of your mom or grandma or fathers? Forse il profumo che ha tua mamma o tua nonna o tuo nonno. Is it the smell of the freshly baked bread or the coffee in the morning, which by the way is excellent in this country? Potrebbe essere il profumo del pane fresco la mattina o del caffè, il caffè è molto buono in Italia. If you can think about what is your favorite smell. E se state pensando qual è il vostro profumo preferito, And if you think about it long enough, I guarantee that you probably can smell that even though it's not here. e sono sicuro che se voi proprio vi concentrate a sentire quel profumo, anche se in questo profumo non è qui in questo momento, voi potete sentirlo. There's a lot of medical studies and stuff, but one of the things they say is that the smell is one of the strongest evokers of memories. E si dice che una qualità dei profumi è che sono i più grandi evocatori di ricordi, cioè quando noi sentiamo un profumo ci ricordiamo di qualche cosa che è accaduto. And for a lot of people, I'm among them, the smell tends to be the most important, the one that I use a lot. I sniff almost everything. E per molti il profumo è la cosa più importante che possono usare. And before you taste something, you smell it. E quando usate qualcosa la odorate. And also when you think about it, if you see something that you don't like, well, you can close your eyes and look the other way. Se qualcosa non vi piace chiudete gli occhi. Or if you touch something that you don't like, well, you stop touching it. Or if you hear something that you don't like, well, you put your headphones on or walk away. E se ascoltate qualcosa che non vi piace, smettete di ascoltarlo, vi togliete magari le cuffie con cui la state ascoltando. But if you smell something, the only way you can get rid of it is if you walk away from it. Ma se voi sentite un odore, un profumo che non vi piace, l'unico modo per non sentirlo è andare via. So those 3 little verses that we read, and then Paul uses the analogy of the smell. It's something that I want to touch on this morning. E in questi 2 o 3 versetti appunto si parla del profumo e questa mattina vorrei cercare di dedicare a questi 2 o 3 versetti qualche pensiero. In verse 14, at least in English and also in Czech and Slovak translation, what it says is that he manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Christ. Sì, il primo versetto dice proprio questo, che manifesta attraverso di noi l'aroma di Cristo. We are used for a purpose. And when people get in touch with us, they should be able to smell Christ
E questo è quello che noi, quando le persone sono accanto a noi, dovrebbero sentire questo odore, l'odore di Cristo. I was trying to figure out, how to use that in real life, and for me, there's an example that I just want to share with you. Sì, adesso vorrei condividere con voi un esempio di quello che sto dicendo. When I was in school, I had an excellent history teacher. Quando ero a scuola avevo un bravissimo insegnante di storia. And I always kind of liked history, but I mean that teacher, the fact that he knew what he was talking about, he made it known to us, he made it interesting. E lui rendeva la lezione molto, molto viva, si vedeva bene che lui parlava di cose che sapeva. What meant that I started to be interested in history more than ever before. Io adesso conosco la storia molto meglio di quanto la conoscevo prima. And it's an example from the world, but if you think that if somebody comes into contact with you, E se quando qualcuno, nel nostro esempio, è in contatto con noi, and you can give out the smell of knowledge of Christ to them, e noi stiamo trasferendo la conoscenza di Cristo a loro quando qualcuno ci viene in contatto con noi. there's a pretty good chance that they, whoever that is, will become interested more and more in knowing Christ. E questa è un'opportunità per ogni giorno far conoscere sempre di più la conoscenza di Cristo. And then Paul goes on, and in verse 15, E così Paolo va avanti al versetto 15 and he says that, for we are a fragrance of Christ to God, among those who are being saved, among those who are perishing. e lui dice: noi siamo appunto il profumo di Cristo, sia per quelli che sono sulla via della salvezza, sia per quelli che sono invece sulla via della perdizione. So if you see in verse 14, he says that we are the aroma of the knowledge of Christ, and now he says, to God we are the fragrance of Christ. Così lui ha detto prima che siamo il profumo, adesso usa la parola fragranza. C'è una differenza un po' nella versione inglese. So it's not only that we know him, Christ, Non soltanto conosciamo lui, but that we know him intimately. ma lo conosciamo intimamente. That we smell like Christ. Dovremmo odorare come Cristo. Christ tells us, Paul tells us, that we are fragrance of Christ to all. Così Paolo sottolinea più volte che noi siamo questo profumo di Cristo. No matter where we are, no matter what we do, we are fragrance of Christ. Lui non dice cosa facciamo, cosa diciamo, lui dice noi siamo il profumo di Cristo. So how are we a fragrance of Christ? E come possiamo essere il profumo di Cristo? And when I was about 17, Quando avevo 17 anni, in high school, what we did was we had a semester of ballroom dancing. abbiamo fatto un semestre di danza. And we went as most of the class every Sunday afternoon to a big hall where we learned how to ballroom dance, waltz, tango, jive. E così hanno fatto questa classe alla fine della scuola di come danzare, tango, valzer. And among other things, I mean, you had to dress up. We had to be in, the guys had to be in suits and ties, and we had white clothes on. Bisognava vestirsi in un certo modo, sapete, i guanti, la cravatta. Which was fine, except for I only had, winter jackets. It was winter time, and I didn't have one of those nice long coats. E così lui non aveva giusto la giacca a vento e non era adatto. But my father had one, Ma mio padre, and I begged him. I literally begged him, "Can I borrow your jacket? I mean, your coat?" e lui ha chiesto al padre: per favore prestami il tuo cappotto, la tua giacca. It took me several weeks, but finally gave in. E ho fatto questo per diverse settimane, ma alla fine lui me l'ha prestata. And so, then, like one Sunday afternoon, I would put it on, this nice Così coat, pomeriggio si è messo questa lunga giacca del padre walk to my dancing classes, take it off. e
e così sono entrato camminando nella mia classe. And guess what? I still felt and smelled my father's cologne. E io potevo sentire l'odore di colonia di mio padre nella giacca. And it lasted for quite a while. E questo odore era durato per un po' di tempo. And that's how I am picturing us smelling, being the fragrance of Christ. Quello che vorrei cercare di mettere davanti a voi una fotografia, appunto, è l'odore e odorare come possiamo farlo. Remember in Galatians, it says that when we die with Christ and we were baptized, we were clothed with Him. E noi leggiamo in Galati che quando siamo battezzati noi siamo rivestiti di Cristo. So we're Him, and we smell like Him. We don't smell like us anymore. E così noi odoriamo quando nel battesimo, rivestendoci di Cristo, odoreremo come Lui e non come nessun altro. So if that's true, se questo è vero, then no matter how many deodorants you put on yourself, no matter how much produce and other, how much you roll in other stuff that's not that nice smell. Così, se quello va bene, non abbiamo bisogno di aggiungere altre cose. No matter where we are, whether we are here on Sunday morning or whether we are at our work on Monday, quello che siamo la domenica o al lavoro durante le vacanze, we are smelling like Him. Noi odoreremo come Lui, come Cristo. So the question is, if we smell like Him, do we behave the way He would behave? E così la domanda è: se noi odoriamo come Cristo, il nostro comportamento è come il suo comportamento, il suo modo di essere. And then the verse 16 says, e nel versetto 16 Paolo ancora dice: to one we are an aroma from death, to the other an aroma from life to life. E quindi dice: per questo è un odore di morte che conduce a morte, per quello un odore di vita che conduce a vita. Who was an aroma of Christ for life to you? Chi è stato un odore di Cristo per la vita per te? Was it, maybe it was your parents, because you were brought up in a Christian family? Sì, insomma, chi ci ha influenzato nella vita, forse i nostri genitori, un amico, un fratello. Maybe it was a missionary who came, and they showed you and then you smelled Christ. Sì, forse è stato un missionario, cioè in qualche modo chi ci ha portato alla fede. Each of us has a different story, but one thing is in common. We have somebody in our lives who was an aroma for life to life for us. Noi abbiamo diverse storie, veniamo da diverse esperienze, ma adesso abbiamo una stessa cosa in comune, appunto, di l'odore di Cristo che può portare alla vita. It's amazing when you think about it. And if you experience that, you know what I'm talking about. E se tu, appunto, la cosa bella è che se tu provi questo, parli di questo, stai parlando anche di questo. That I or you can be the smell of Christ for someone, that person will be saved. E questo lui dice: noi potremmo essere l'odore di Cristo per la salvezza di qualcuno. I want to leave with one short story from the Bible. Ancora una storia dalla Bibbia. Remember in Bethany, when Christ and his apostles and a huge crowd is following him, and they come to the house of Mary and Martha. E sta parlando della storia di Marta e Maria quando loro erano a Betania. Right, so they've been traveling and they come to the house, and I guarantee that a group of men and women who came to the house did not smell that nice. E io vi posso garantire che si dice che c'era una grande folla, così quando andavano tutti dentro la stanza, la casa, vi posso garantire che non c'era forse un buon odore in quella casa. Right, I mean Israel, hot weather, okay? E vi ricordate che Israele non c'ha molta acqua. And then, among other things, what does Mary do? She takes out a pint of olive oil. E appunto Maria ha portato questa pinta di olio,
she takes the bottle and anoints his feet and wipes his feet with her hair. E lui ha versato questo olio e poi l'ha asciugata con i suoi capelli. I never smelled the nardo. Io non ho mai odorato l'olio di nardo. But from what we know that it was an expensive and a good smelling. Sappiamo che è un odore bene ed è costoso. And so she's doing that. The room is filled with a nice, wonderful smell. E così, sempre usando l'immaginazione, possiamo immaginare che quella stanza dove Maria ha fatto questo gesto si è riempita di un odore ottimo. And then eventually everybody leaves. Christ and the apostles and the huge crowd leaves the house. E così posso immaginare che quando sono tornati a casa, cioè hanno lasciato la stanza. And it's only Mary and Martha who were left behind. E soltanto Marta e Maria erano rimaste. But because she wiped Christ's feet with her hair, Ma perché lei ha asciugato i piedi di Gesù con i suoi capelli, that day, maybe the next day, maybe the day after, vedete, quel giorno e anche nei giorni successivi, wherever she went in the little town of Bethany, ovunque sia andata nella piccola città di Betania, people could smell on her that oil. e chiunque poteva sentire nei suoi capelli l'odore di quell'olio. And that was the first century Facebook and Twitter. Non avevano nel primo secolo, non avevano Facebook, That showed people that there were only two people at the time who smelled the same way. e in quel momento c'erano due persone che potevano odorare nello stesso modo: Christ Gesù and Mary. e Maria. Cioè avevano lo stesso odore, proprio perché Maria aveva asciugato i piedi di Gesù con quell'odore. Paul tells us that we are the same as Mary. E Paolo dice che siamo un po' come Maria. We are a sweet aroma of Christ Noi siamo il dolce aroma di Cristo in this world. in questo mondo. To some, we are an aroma of life to life. To others, Per qualcuno noi siamo o saremo un odore che porta alla vita. for some others, an aroma of death for death. Per qualcun altro saremo un aroma di morte che porta alla morte. As we leave here today, Come andremo via di qua oggi, let us try to keep the same smell, the same fragrance of Christ on us. noi quando usciremo di qui avremo lo stesso odore, cerchiamo di avere lo stesso odore di Cristo. Wherever we go, whatever we do, Dovunque andremo e qualunque cosa faremo. let not that sweet smell of Christ get washed away. Facciamo sì che questo odore, questo aroma di Cristo non ci sia lavato via. Let's not get it replaced by a stench of sin or apathy or selfishness. E che il cattivo odore del peccato, della ipocrisia o dell'invidia, eccetera, prenda la nostra vita. I want to encourage all of us Io vorrei incoraggiarvi oggi that we do keep that sweet aroma of Christ. vorrei incoraggiarvi che voi possiate mantenere questo odore, questo profumo di Cristo nella vostra vita. Today, tomorrow, Oggi, domani, till our last day. fino all'ultimo giorno che potremo stare in questa terra. Thank you. Grazie.